Ciao ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi ritorneremo a parlare di un argomento molto importante. Mi devo far perdonare della mia assenza di questi giorni, ma purtroppo sono stato impegnato con il lavoro e quindi ragazzi nel frattempo non ho avuto, vi dico la sincera verità, modo di preparare chissà quali nuove cose per voi, anche perché nel gioco novità importanti diciamo non ce ne sono state. Ho in mente di farvi qualche piccolo tutorial su alcune cose che uscirà nei prossimi giorni. Oggi intanto però, giocando e provando nuove cose, ho studiato un nuovo modulo molto interessante. Ora ve lo mostrerò, però prima di andare avanti vi ricordo, mi raccomando, di passare dal link che trovate in descrizione per l'accesso, supportando così il canale, ad Amazon e Degamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo e semplicemente passando dal link in descrizione supporterete il canale. A voi non costa un centesimo, niente di niente proprio, e quindi è semplicemente un modo per far contento me, diciamo, e il canale aiutarlo a crescere. Sono aperti anche gli abbonamenti, quelli invece sì hanno un piccolo costo ma è chiaramente irrisorio, però serve, a voi non vi cambierebbe la vita, invece per me serve molto importante, perché chiaramente sarebbe un motivo di crescita importante per il canale. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando. Eccolo qui ragazzi, un 4-2-4 praticamente, con contropiede veloce, va bene anche con vie laterali, perché comunque come possiamo notare abbiamo gli esterni sia terzini offensivi che una seconda P e un esterno sinistro, che ci permetterebbero di andare chiaramente a giocare in fascia e avere diciamo diverse soluzioni sia centrali che laterali. Partiamo ragazzi dal apro e chiudo una piccola parentesi. Va benissimo sia con contropiede, con vie laterali, con contrattacco, ma anche con possesso palla, perché comunque come vedete i giocatori rimangono molto vicini uno con l'altro. Ragazzi, allora andiamo a vedere subito quindi la squadra. In porta io uso Cech con portiere difensivo, ma va benissimo anche un offensivo, insomma quello è a vostra libera scelta. Difensori centrali ragazzi, io ci metto un terzino difensivo che è Maldini, con un incontrista, questo Van de Ven veramente è molto forte, velocissimo, fortissimo fisicamente, ma se non avete lui va bene anche per dire un Rudiger, fa benissimo il suo. E qui ragazzi io vi consiglio come due stili da mettere uno vicino all'altro, sviluppo e incontrista, secondo me è la migliore accoppiata, altrimenti va bene anche due sviluppo, uno sviluppo in frontale extra. Evitiamo magari ragazzi ecco un incontrista e un frontale extra, o due frontali extra o due incontristi, perché sono degli stili di gioco che tendono a spingersi molto in avanti e quindi ci lascerebbero il buco. Terzino ragazzi, terzino destro un mattatore, io ho Arnold, e a sinistra ragazzi un offensivo. Sono dei giocatori molto validi, che comunque fanno molto bene la fase anche di difesa, diciamo. L'altra soluzione chiaramente potrebbe essere mettere due terzini difensivi, però abbiamo meno spinta a quel punto sulle fasce. Importante ragazzi che oltre delle buone statistiche comunque difensive siano veloci ragazzi, devono avere una velocità intorno al 90 almeno, perché comunque con questo nuovo gameplay il gioco è diventato veloce ragazzi, e gli attaccanti veloci altrimenti non li prenderemo mai, nel senso che se riusciamo a metterci davanti magari li prendiamo pure, ma se riescono appena a superarci ragazzi è finita lì, perché è molto probabile che prendiamo gol. Quindi mediano ragazzi, anzi centrocampista, ho trovato questa disposizione diciamo strana del centrocampo, con un CC e un Med, anziché un Med e un CC, con il CC che è collante. Ok, poi andiamo a vedere anche le istruzioni individuali. Un collante fortissimo ragazzi, questo Gilberto Silva. Se non avete lui chiaramente va bene anche un altro collante, in base che sia veloce come già detto prima. Inoltre un mediano a fianco, quindi incontrista, secondo me va bene anche un onnipresente, o eventualmente anche un tra le linee, dipende un pochino come l'avete magari maxato. In fase difensiva deve essere comunque forte e solido, e molto veloce anche lui. Questo Vieira chiaramente è completo. Se non avete questo Vieira incontrista va benissimo anche una soluzione low cost, ad esempio mi viene in mente un Kanté, un Barella, o questa tipologia comunque di giocatori
che ha Davids, chiaramente ragazzi va bene, quelli sono leggende che sappiamo benissimo che potrebbe funzionare in qualunque caso, o se pure avete questo Vieira ragazzi micidiale. Poi seconda punta ragazzi, attaccante di rientro, questo Messi fortissimo, questo ragazzi c'ha un contatto fisico 88, quindi lui veramente tiene botta a i vari Van Dijk e Rudiger della situazione, quindi fate conto voi. Se non avete chiaramente questo Messi va bene anche un altro attaccante di rientro, l'importante ragazzi che sia forte tecnicamente, oltre ad avere un buon contatto fisico, perché si troverà spesso in situazioni in cui comunque è in mezzo agli avversari, e se non è forte tecnicamente, che non ha un buon possesso palla diciamo, perderebbe troppo in fretta la palla e noi non riusciamo a concretizzare magari quella che potrebbe essere un'occasione interessante. Esterno sinistro ragazzi un'ala prolifica, va bene anche un taglio al centro. Io infatti ogni tanto mi sono portato una riserva che è taglio al centro, perché comunque va a fare dei movimenti un pochino diversi e funge un po' da seconda punta, quindi ci potrebbe stare. Questo Neymar ragazzi fortissimo, se non avete lui ci sono tanti esterni validi, diciamo anche senza dover avere per forza delle leggende, quindi come ad esempio un Dembélé, un Saka, insomma una versione di Lookman che è uscita da poco, insomma ci sono delle belle carte. Poi come avete notato ragazzi io non ho prime punte, Mbappé seconda punta, questo Mbappé gli ho dato la carta come seconda punta, infatti la può fare, e ragazzi è veramente incredibile, perché lui è una seconda punta però è opportunista, quindi comunque tenderà a venire incontro, però quando è il momento giusto anche a scattare in avanti per andare quindi a fare gol. E qui ragazzi invece un classico numero 10 sulla destra, secondo me questa carta qui è fondamentale, perché insieme a Messi Maradona crea praticamente una sorta di triangolazione che poi può mandare Mbappé, può mandare magari Neymar, delle volte scende Mbappé e si inserisce Messi, quindi però è importante ragazzi che ci sia un perno, un giocatore che rimanga molto in posizione. Il classico numero 10 fa questo, diciamo che ha l'ancoraggio incorporato, ecco, per capirci, è un giocatore che rimane proprio fermo lì. Maradona ragazzi è fortissimo, questo tra l'altro devono avercelo tutti perché è quello regalato, io ragazzi non l'ho comprato, e l'ho maxato così, ha una grande tecnica, infatti è molto forte da questo punto di vista, comunque abbastanza veloce, segna. Quindi ragazzi niente, questa diciamo è la squadra. Vi faccio vedere che mi porto in panchina due difensori chiaramente da alternare ai due miei titolari, un terzino sinistro e un terzino destro, in questo caso sono due offensivi ma fa uguale, nel senso io ho portato Arnold perché mi piace, ma se volete mettere due offensivi va bene uguale. Ronaldinho da alternare come seconda punta o come esterno. Mediano questo Casado, che ho trovato sta carta molto interessante. De Paul ragazzi io me lo sono portato perché insieme a Pedri sono due giocatori secondo me molto importanti, possono fare diversi ruoli in campo, qualora decidessi magari di abbassare Messi a trequartista o CC addirittura, o diciamo due soluzioni, o magari scendere appunto anche Neymar e farlo diventare per dire un trequartista insieme magari a Messi, a quel punto potrei mettere Pedri e De Paul. Poi ragazzi Bebeto senza palla, questa versione di Bebeto è un po' vecchiotta del gioco, però comunque fa il suo lì al posto di Messi, a gironzolare insomma appunto cercando la posizione corretta senza palla. Con Sensao ragazzi è quello che vi dicevo, il taglio al centro, adesso la settimana è lettera D, magari lo cambierò, però il taglio al centro è da mettere sulla sinistra, perde qualcosina di overall, però ragazzi è comunque molto efficace, anche perché ha un bel piedino, mette dei bellissimi cross, segna, quindi ci sta. Salah e Rummenigge ragazzi al posto di una punta, insomma, quindi o al posto di Messi o al posto di Mbappé, dipende un pochino come magari voglio giocare, come magari o di Maradona, magari non trovo spazio, quindi cerco di cambiare stile di gioco ai giocatori in modo tale magari da fare movimenti diversi. Vediamo ragazzi le istruzioni individuali che sono semplicissime. Difensivo al CC, non al mediano, attenzione, al CC che è un collante, e il contropiede ragazzi alla seconda punta perché ragazzi ricordiamo è una seconda punta. Questo modulo senza attaccanti, cioè senza una vera e propria punta davanti di peso, che però fa il suo, perché comunque crea
diversi movimenti, poi tutti hanno degli stili diversi di gioco, quindi crea dei movimenti diciamo diversi dal solito che mandano, notato, in confusione le difese degli avversari. Provatelo ragazzi, mi raccomando, può essere molto molto interessante. A me mi ha svoltato perché mi sta portando ormai a un passo dalla divisione 3. Chiaramente, come sapete, ho chiuso la scorsa season in divisione 2 e quindi ci siamo ritrovati in 4. Adesso stiamo lottando nella 4, i primi giorni non è facile per risalire, però diciamo che da quando l'ho messo ho fatto un bel po' di win consecutive, quindi e tra l'altro alcune anche senza subire reti, quindi interessante. Provatelo ragazzi e mi raccomando, ci vediamo nei commenti, ci sentiamo lì per farmi sapere che cosa ne pensate, se l'avete provato, cosa magari avete in mente di provare. Grazie a tutti di essere stati con noi, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!